Lei mi chiede se siamo noi ad aver scelto la valle o se sarebbe stato la valle a scegliere noi. Io sono sostanzialmente convinto che la valle ci ha scelto. È un racconto che incomincia con una sorta di peccato originale, se così si può chiamare. I miei primi 30 anni io li ho vissuti a Brescia e sono qui da 34. Nell'81 trasferimmo qui un'attività che avevamo iniziato 3 anni prima in una località sul lago di Iseo e era un'attività che consisteva nell'organizzazione di un centro di vacanze per bambini. Tutta una serie di circostanze ci ha spinto a venire via da quel luogo e queste circostanze sono state un richiamo. Cercavamo un luogo dove reimpiantare questa attività e il luogo lo trovammo in Valpaghiera Iceto, una situazione particolarmente difficile perché è una situazione proprio di grande isolamento. Pur essendo un luogo svantaggiato da questo punto di vista, si è rivelato però un luogo straordinariamente ricco e fecondo per il lavoro che dovevamo fare con i bambini. Ospitiamo circa 500 ragazzi nel comparto estivo. Il criterio ispiratore di quello che facciamo è l'incontro con la realtà. È come aver individuato un'emergenza educativa, il fatto che i ragazzi non si confrontano più con cose reali. Personalmente penso che sia una delle forme di ricchezza maggiore di un territorio. Le narrazioni e la comunicazione che si dà e che è indotta dal territorio, non che passa sul territorio, ma che nasce proprio dai luoghi e dalle circostanze che il territorio induce. Una delle motivazioni per cui io spingo i ragazzi a narrare è: dovete narrare tutto quanto avete attorno, perché se lo fate qualcuno lo conserverà, voi stessi lo conserverete e tutto questo diventerà un patrimonio per me straordinario che appartiene a questo luogo, perché voi andrete, vivrete e chissà quante cose farete, ma racconterete le storie che avete vissuto e inventato. È una storia, direi, molto semplice, però è una bella storia.